siamo lasciati qualche giorno fa con questi disegni dal mio sketch per vedere nascere un fermaio. Iniziamo subito. Vi guido in questo processo fantastico. Ore 3 e 7 minuti. Iniziamo. Questa è la seconda parte di un video tutorial per realizzare un fermaio a soutache. Il link del primo video lo trovate in info box. Iniziamo! Questo è l'elenco dei materiali, stoppate il video e prendete appunti. Primo step, ci servirà un pezzetto di beading foundation, se non ce l'avete potete utilizzare il Lazy Stiff Stuff, ok? Oppure, in mancanza ragazze, potete adattarvi con un pezzo di feltro un pochino più rigido. E poi andremo ad incollare quindi i nostri cabochon con la colla B6000. Colla, aghi e soutache di fili e forme. Comincio quindi col prendere i pezzetti di beading foundation, li vado a ritagliare in modo tale che posso andare a incollare poi con la colla B6000 i miei cabochon. Questi sono cabochon in vetro a forma di goccia 13x18. Quindi aspetto che facciano un pochino presa, la B6000 diciamo che dopo un quarto d'ora potete già andare a ritagliare il contorno della nostra beading foundation e andiamo a fare il modulino base. Sul mio canale trovate una playlist dedicata al soutache dove dedico naturalmente più tempo ad un tutorial proprio di tecnica base. Adesso andiamo a prendere due pezzetti di piattina soutache del colore che vi piace di circa 11 cm per la dimensione delle nostre gocce. Prendo poi il filo, io utilizzo un filo della Miyuki colore oro che dovreste vederlo un pochino meglio, l'infilo nella cruna nel mio ago della Tulip che è fantastico, li trovate sempre sul sito di Fili e Forme. Prendo le mie piattine, vi mostro il verso, c'è un video dedicato anche per comprendere bene qual è il verso delle piattine e semplicemente vedete mi appoggio con le piattine intorno al mio cabochon e comincio semplicemente a cucire così. Potete aiutarvi eventualmente con una pinzettina o con una mollettina per tenere meglio, se siete alle prime armi, la piattina tra le mani. Semplicemente vado a cucire come se facessi un'imbastitura, mi sposto sempre attraverso la scanalatura e procedo così avanti e indietro, pizzicando quindi la base di cucitura e cucendo al centro delle mie piattine. Naturalmente esternamente ci andranno altre piattine, quindi non mi preoccupo più di tanto della dimensione dei punti, ma nell'ultima piattina naturalmente dovete essere più precise, ma in questo caso noi abbiamo tanto lavoro davanti, quindi possiamo dare dei punti anche un pochino più larghi. E alla fine vedete unisco al centro le mie piattine. Mi raccomando, quando fate questo lavoro osservate sempre come viene il lavoro anche se dal davanti, anche se io cucio da dietro. Adesso io accosto semplicemente, vedete, la mia seconda piattina, faccio un movimento con le mani per cercare di metterle allo stesso livello e poi semplicemente comincio, vedete, a cucire. Quindi sistemo la piattina tra le mani e vado avanti. C'è chi li unisce prima al centro e poi cuce il contorno. Secondo me, per chi ha le prime armi, è meglio cucire una piattina per volta e partire sempre da un lato e poi alla fine unire. Come vedete adesso ho cucito tutte e due le piattine e vado ad unirle al centro. Adesso ho deciso, quindi vedete, questo sarebbe il modulino base, mancano i due decorini, ricciolini tra virgolette laterali. Cosa faccio? Vado a prendere le due perline che dovranno essere di 3 o 4 mm. Quindi riprendiamo poi, dopo aver fatto la mia scelta, oro, quindi spunto dal lato, con l'ago sempre attraverso la scanalatura, prendo la mia perlina e vedete adagio le mie piattine tenendole ben salde al contorno e dopodiché cucio, naturalmente strada facendo esce il filo dall'asola e poi come vedete rientro. Se non riuscite a fare questa operazione in un unico passaggio date più punti, ma è sempre il caso di ripassare un paio di volte. Quindi poi fissate per bene le due piattine tra di loro,
Se riuscite poi passate anche, vedete, così in diagonale, dando un puntino piccolo piccolo color oro che naturalmente vedete non si vedrà, e poi passate anche sul davanti. In questo modo il nostro ricciolino sarà fissato al meglio. Rispunto dietro, chiudo e come vedete devo fare poi l'altro modulino. Quindi lascio questo, faccio un nodino, poi lascio questo, metto subito un pochino di colla perché taglio i lembi del soutache molto sotto, perché lo dobbiamo andare a incollare su una base e non voglio che si sfilacci la piattina, quindi metto un po' della mia colla che trovate sempre sul sito di Fili e Forme. E poi nel frattempo che la colla di asciughi mi vado a prendere gli altri due pezzetti di soutache sempre da 11 centimetri e vado a fare il mio secondo modulino. Quindi dovete lavorare in sinergia: mentre un pezzetto asciuga andate a fare un'altra parte dell'altro modulino e così via, per ottimizzare i tempi, perché comunque il soutache è da cucire, quindi ci mettete un pochino di tempo. Vi ho mostrato la colla perché per dirvi che ci sono persone che incollano la prima piattina e poi vanno a cucire. Io preferisco cucire, ma voi fate come desiderate. Ok, nel frattempo che l'altro modulo l'ho cucito, vado a prendere il primo e vado a mettere la seconda perlina, ok? Perché si è asciugata la colla e quindi posso procedere alla stessa identica maniera. Quindi vado a cucire, io inserisco sempre prima la perlina, poi vado a cucire, cerco naturalmente di ripassare, di andare sul retro, di fissare. Voi vedete il video velocizzato, naturalmente si procede più lentamente, ma per non far venire un video di un paio d'ore che poi so che abbandonate, lo velocizzo, ma voi lo potete rallentare e guardare un pochino meglio nel dettaglio i vari passaggi. Passo anche tra le due piattine, do sempre puntini molto piccoli all'esterno perché sul fronte naturalmente del nostro modulo non si deve assolutamente vedere, non si devono vedere i punti di cucitura. Quindi cucio sul retro, fisso, taglio e poi naturalmente finito il primo modulino dovrò andare a fare il secondo e terminarlo. Quindi un po' di colla per fissare e non far sfilacciare le piattine e il gioco è fatto. Modulo base finito. Fiocco di dita e abbiamo fatto anche il secondo. Come si procede? Ora dobbiamo andare ad unire al centro i nostri due moduletti. Come facciamo ad unirli? Domandone. Ci sono 100.000 modi diversi, c'è un piccolo spazio, voi a secondo di come avete cucito e dei vostri elementi ci sarà uno spazio più o meno grande. Quindi come vedete io provo con bicono in cristallo da 6 mm, è un po' grandino, dovrei fare poi dei decori laterali, quindi opto e provo con un bicono da 4 mm. Ok, funziona ragazze, voi dovete fare la stessa cosa a casa. Potrei usare anche uno chaton piccolo, vedete, con la base. Potrei utilizzare un cubetto, per esempio. I modi sono veramente infiniti, anche della catena strass. Alla fine opto per un bicono da 4 mm della casa austriaca famosissima, quindi procedo. Voi fate le vostre valutazioni, poi prendete ago e filo e cominciate semplicemente a cucire. Io vedete esco spostandomi leggermente sul lato del mio decoro, inserisco il bicono ed entro dall'altro lato, quindi faccio questo procedimento avanti e dietro un paio di volte per fissare il lavoro. Se volete facilitarvi il lavoro potete anche cucirlo prima su un po' di base di beading foundation e poi dopo cucite i due elementi sopra. Io procedo così, quindi ripasso attraverso il mio bicono, è il metodo che trovo a mio avviso più veloce, e poi dopo mi avvicino con l'altro modulo, ok? Trovate voi il modulo più semplice e poi vedete avvicino l'altro lato, valuto più o meno, naturalmente ogni tanto perdo il filo, valuto più o meno dove devo entrare e vado quindi a cucire in questo modo e unisco i due elementi. Vado poi dall'altro lato e scendo verso il basso. Sono tutte cuciture per unire i due elementi, avanti e indietro.
e passando anche all'interno del bicono. Questo è un passaggio molto delicato e importante, quindi procedete con cautela e poi per rinforzare ancora di più questa parte vedrete più avanti che prenderò un piccolissimo pezzettino di beading foundation così da fissare tutto quanto il lavoro al meglio. Naturalmente ogni tanto girate il vostro lavoro per vedere come state cucendo, se l'elemento è centrato, è speculare. Vedete, io qui prendo un pezzettino di beading foundation e lo vado ad incollare sul retro e poi ci cucirò delle piccolissime rocaille perché secondo me il lavoro viene definito meglio. Come avete visto ho messo un puntino di colla solo al centro, non mettete troppa colla altrimenti dopo non riuscite più a passare col l'ago e quindi sfrutto la mia base e vado ancora a dare qualche punto di cucitura in punti invisibili, sempre passando attraverso la scanalatura o sul retro per fissare meglio i miei elementi e renderlo più stabile. Come vedete poi faccio un nodino e poi piano piano inserisco le rocaille. Scusate, ogni tanto esco fuori camera, ma non è semplice. Quindi penso poi ai decori da fare sui lati, ma procediamo per piccoli passi. Il passaggio dell'inserimento delle 15 0 negli angolini non è assolutamente necessario perché una volta che abbiamo messo la base non si vede più quella trasparenza, poi andremo a incollare sulla base del fermaio, quindi questo passaggio non è necessario, ma comunque ve lo mostro in piccoli clip, anche se sono completamente fuori camera, perché è un ulteriore decoro, che può rendere più graziosa la nostra lavorazione. Semplicemente col l'ago, ve lo dico a voce, dalla parte retro spunto sul davanti, okay, e vado ad inserire, ecco forse in questo passaggio riesco a mostrarvelo meglio, c'è un po' di colla sul retro e quindi ho difficoltà, quindi mi sposto in avanti, inserisco la 15 0 e vado dall'altro lato e vedete che la 15 0 si posiziona all'angolino. Poi col l'ago delicatamente sistematele e quindi diciamo che in questo modo, sempre sfruttando il retro e il soutache, riusciamo a fare questo decoro che è molto carino. Poi chiudo questo passaggio delle mie rocaille 15 0 e procediamo con fare i 2 modulini laterali che andrò a realizzare prendendo una perlina da 4 millimetri. Qua vedete che metto la colla subito sulle mie piattine che ho tagliato 3 pezzi di colore diverso, sempre piattine, soutache di fili e forme made in Italy, non lo dimentichiamo mai. Avete anche uno sconto del 5% che è Briga5 sul sito. Dico perché queste, si cuciono benissimo e sono favolose, okay? Che sono facili da cucire ed hanno una buona tenuta, quindi soprattutto per chi ha le prime armi io le straconsiglio. Naturalmente guardate sempre il verso, mettete tutte nello stesso verso se riuscite, ok? E procediamo così, vedete io mi adagio la prima, c'è ancora un po' di puntina di colla, quindi comincio a cucire la mia perlina da 4 millimetri. Come procedere? Io parto dall'interno naturalmente, più avanti vedrete che ci sono 2 approcci diversi per poter cucire questi piccoli elementi decorativi. Quindi parto proprio dal centro, vedete ho dato un puntino, ho inserito la perlina e poi vado dall'altro lato avanti e indietro. C'è chi unisce prima le piattine alla base e poi inserisce la perlina. Io per facilitarmi sono partita direttamente dal centro della piattina, tanto con la perla il puntino microscopico non si vedrà. A proposito, le piattine le ho tagliate di 6 centimetri, ma anche 5 per una perlina da 4 sarebbe andata bene, solo che non avreste poi avuto il tessuto, il soutache tra le mani per poter cucire, ok? Mantenere l'elemento. Quindi vado poi a prendere la seconda piattina e le cucio al centro, quindi mi sposto praticamente in basso, vado a prendere la terza piattina, guardo sempre il verso e cucio anche in questo caso al centro, quindi vado da un lato e dall'altro e unisco
tutte quante le mie piattine. Queste sono facili da cucire, sono quelle Effect, non sono le Gustus che trovate sul sito di Filo e Forme, che sono tra virgolette un pochino più durette, però queste sono l'ideale, alternarle anche, cioè gustus e questo effetto. Poi vedete che giro tutto quanto il mio contorno perché ho cucito solo alla base, quindi mi sposto sul retro e do dei puntini piccolissimi all'esterno, più grandi all'interno, in modo tale da fissare tutte quante le mie piattine. Vedete, vi mostro che i puntini non si vedono e adesso semplicemente devo andare poi a tagliare la piattina in eccesso e devo andarla ad incollare e poi cucire al mio retro. Quindi taglio le piattine in eccesso, metto poi, vedrete, un pochino di colla e decido come andare a sistemare il tutto. Una volta che ho fissato tutte le mie piattine, vado sul retro, faccio un nodino e chiudo. Poi, come abbiamo fatto per i moduli base, fatto il primo decorino, metto un pochino di colla per non far sfilacciare nulla, ma non troppo perché comunque, ragazzi, non dobbiamo avere uno strato di colla che poi fa spessore. Vado a mettere tutte nella mia scodellina e vado a fare il secondo elemento sempre con la stessa dimensione, la stessa colorazione di soutache perché i modulini all'esterno sono speculari, identici. Non so se ci avete fatto caso, ma in questo caso ho fatto sono andata avanti con il secondo metodo, quindi ho chiuso prima le piattine in basso al centro e poi dopo ho inserito la perlina, quindi eventualmente tornate qualche secondo indietro per rivedere il passaggio, poi il seguito tanto non cambia mai. Guardate il verso, accostate e cucite, non cambia mai nulla, è solo un inizio leggermente diverso. Voi trovate il vostro. Ed ecco finito anche il secondo elemento decorativo, quindi diciamo che per adesso abbiamo preparato 4 elementi, quindi 2 moduli base e i 2 decori laterali con le perline. Anche qui vedete vado a mettere un pochino di colla, taglio perché comunque dobbiamo andare a inserire le 2 parti sotto a quello che sono i 2 moduli base uniti e quindi non si devono urtare, quindi cerchiamo di valutare che questa dimensione sia adatta, il taglio, a stare sotto ed essere coperto dalla prima parte. Quindi vedete che sistemo un po' col tiro e vado a tagliare un altro pochino del mio soutache in eccesso. Quindi come vedete i 6 centimetri di questi 2 modulini sono più che abbondanti, ma vi servono almeno 5 per poter cucire. Prendo poi un pezzettino di plastica, vedete, per andare ad appoggiare, i miei elementi cuciti, perché i tappetini, di tessitura si rovinano con la colla. Quindi vedete, taglio un pezzetto piccolo per non dar fastidio alla camera, ai riflessi e semplicemente vado ad incollare e a sistemare. Quindi piano piano vedete che dopo un minutino già fa presa un pochino la colla, naturalmente non è stabile, però, vi permette di poter lavorare agevolmente anche dopo una decina di minuti e continuare a cucire, però poi l'asciugatura proprio perfetta ci vuole molto più tempo naturalmente per stare sul sicuro, specialmente quando l'andrete a mettere sul fermaglio. Allora, per questa prima parte ci fermiamo qui e ci vediamo poi per la seconda parte, in un altro video, perché mi sono resa conto che veramente verrebbe un video lunghissimo, quindi sarà diviso in 2 parti. Allora, questo è il fermaio da cui siamo partite e per adesso siamo arrivate qui. Questo naturalmente è il fermaio più piccolo. Naturalmente dobbiamo fare tutta la lavorazione ancora qui, esterna, e qui come dal nostro disegno, che naturalmente è un inizio, ma possiamo sempre modificare in corso d'opera. Questo naturalmente è un lavoro che può andare sui fermagli applicato, potrebbe essere anche un choker, ma può essere anche applicato poi successivamente su dei pettinini più piccoli. Quindi veramente col soutache si può spaziare
e si può fare di tutto. Così per esempio per un pettinino piccolo già sarebbe della grandezza ideale. Naturalmente abbiamo deciso di farlo più grande e quindi continuiamo. Quindi se avete un pettinino o una molletta più piccola, tipo di questa misura, adesso vi dico a quanto siamo arrivati utilizzando due cabochon a forma di goccia 18x13, così siamo più o meno a 6 centimetri. Quindi se avete un fermaglio piccolo, regolatevi con questa dimensione e io naturalmente per finirlo poi opterei per fare dei decori anche solo con perline qui di lato o anche con, per esempio, è un suggerimento che non c'entra niente col tutorial, però per completare potreste fare per esempio qualcosa del genere. Sto utilizzando un colore a caso e quindi potresti andare a riempire per esempio questi spazi sia da un lato, ok? Sia da un lato che dall'altro e quindi potrebbe già venire per esempio un modulo finito così. Ci vediamo nella seconda parte di video, anzi la terza perché la prima è del disegno e andremo a completare il nostro pettinino facendolo di una dimensione un pochino più grande. Nulla toglie naturalmente che potete anche applicarlo così su una base. Naturalmente questa è nera, io se dovesse rimanere tutta questa parte esterna preferirei comprare un fermaglio o di un colore ecco più chiaro, questo tipo in marrone, leggermente più piccino, oppure andrei a dipingere o a rivestire questa base. Ok, niente, vi lascio quindi con questa prima parte, con questa prima parte di tutorial e ci vediamo per la fine venerdì. Vi abbraccio e grazie per essere state con me fino a qui. Ciao! Naturalmente questa parte potrebbe essere anche un elemento molto bello per realizzare poi una collana fatta tutta con l'uncinetto, idea da tenere a mente.